Gran vittoria di Marc Marquez, ma anche se non avesse vinto sarebbe stato il vincitore morale. E perché? In questo dopogara di Brno lo vediamo. Del caso Bezzecchi ne ho già parlato a caldo appena è uscita la notizia sabato sera, quindi se volete vedere l'analisi completa di quello che è successo vi rimando a quel video. Quindi iscrivetevi e attivate le notifiche così non vi perdete nulla e per rimanere sempre aggiornati ci sono i miei social. In questo video invece parleremo del GP di Brno, chiuderemo il cerchio sull'episodio di Bezzecchi per parlare di quello che si è detto domenica e per dire altre 2-3 cose più a freddo. Poi basta, si volta pagina e si pensa già ad Assen. Bella vittoria di Danish nella Moto3, che vabbè adesso devo fare un po' di polemica perché da quando hanno cambiato il logo della MotoGP e delle altre classi facendo un po' di rebranding sappiamo che hanno anche abbreviato il nome. C'è MGP come se fosse F1 della Formula 1, ma anche Moto3 e Moto2 rinominate M3 e M2 sulla falsariga di F3 F2. Non c'entra un cazzo questa divagazione perché avrei potuto dirlo anche altre volte, ma solo a buttarci l'occhio mi viene la polemica per l'ennesima cosa fregata alla Formula 1 che secondo me non ha senso. Comunque Danish gran vittoria perché ultimamente è molto veloce e ha fatto una gran rimonta perché è partito 14esimo. Lui era uno di quelli insieme a Pratama, Pini e Salmela che hanno preso la penalità per essere andati troppo lenti in un settore nel Q2. Un commento rapido sulla penalità: non hanno fatto niente di trascendentale, hanno rallentato normalmente e di scene così se ne vedono spesso. La penalità poi arriva come seconda volta che succede nella stagione perché loro sono stati penalizzati dopo un primo avvertimento capitato durante l'anno. Gli stewards non penalizzano il gesto di aver rallentato così eccessivamente perché ci sono viste scene peggiori di piloti che andavano ancora più piano per trovare un gancio. Chiaramente gli avvertimenti arrivano perché bisogna stare entro il 105% del proprio miglior settore, se vai più lento ti arriva il warning. Ma secondo me i commissari vogliono essere severi in questi casi di rallentamento proprio per educare i piloti, non vogliono neanche vedere delle minime riduzioni di velocità in cui si vede palesemente che rallentano per trovare un attaccarsi dietro. Se uno rallenta per i suoi senza dare l'intenzione di cercare qualcuno a cui prendere la scia è diverso. Secondo me lì non andrebbe penalizzato e contato come settore lento. Almans ha fatto la terza pole di fila e sul giro secchio è parecchio in forma, però in gara ancora non concretizza e Killers riesce a batterlo ancora sul finale, limitando un po' i danni per certi versi. Non per il mondiale, ma per essere riuscito a finire sul podio perché ha dato la zampata finale su Almans all'ultima curva prendendosi la terza posizione per continuare una striscia positiva di podi utili. È un Killers che riesce sempre a metterci del suo. Grandissima rimonta del pupillo Veda Pratama, lui addirittura è partito 20esimo con quella penalità e secondo me una gara minimo la vince quest'anno perché da rookie sta facendo veramente molto bene. Quest'anno è bello rivedere un pilota asiatico così veloce sin da subito e alla sua età così giovane. In questa gara della Moto3 abbiamo visto chi sono i piloti più veloci di questa stagione che hanno qualcosa in più degli altri. I primi 6 infatti hanno staccato di 10 secondi il primo dell'altro gruppo, che era Morelli, anche lui gran rimonta perché è partito 17esimo senza la penalità. Uno che per velocità quest'anno meriterebbe di stare in quel gruppo di testa è anche Pitito Fernandez, che dopo quella doccia gelata della squalifica del motore non è più tra i primi. E ci sta, anche perché non corri con tante motivazioni e voglia dopo una batosta così. Ortolà spettacolare in Moto2, che vittoria e che sorpasso all'ultima curva su Alonso. Ma non solo quello, ha fatto egregiamente il long lap perdendo pochissimo tempo e neanche la posizione. È rimasto secondo resistendo all'esterno in modo clamoroso su Guevara. Un Alonso che piano piano sta iniziando a prendere costanza e velocità nelle posizioni che merita. Forse l'infortunio alla spalla se lo sta mettendo alle spalle, scusate il gioco di parole, e da adesso potremo vedere un Alonso più competitivo. Ce lo auguriamo, altrimenti non sarebbe ancora pronto per la MotoGP, come se gli servisse un altro anno di più da fare per arrivare più pronto. Anche se tra tutti quelli che ci andranno lui è il più talentuoso, in prospettiva se lo meriterebbe di più insieme a Manu Gonzalez, ma mi sa che non sarà così purtroppo per lui. Poi ovviamente vanno fatti i risultati. Bella gara anche per Salac che nella sua pista di casa è sempre andato parecchio forte. Non bene Vietti che dopo che gli si è chiusa definitivamente la porta della MotoGP è tornato ad essere meno veloce e più incostante come in passato.
Manu Gonzalez limita i danni, rimonta fino alla quinta posizione e non perde molti punti, poteva andare peggio, perché lui insieme a Garcia ha preso la penalità di 9 posizioni per aver rallentato troppo nel settore finale in qualifica. Per entrambi è sempre la seconda infrazione dopo un primo avvertimento nel corso della stagione. Qui però è un po' diverso, secondo me è un po' esagerata la penalità perché Manu si toglie per non dare fastidio agli altri e ci sono dei piloti che gli stanno dietro e loro ancora più palesemente danno l'intenzione di volerlo seguire e avere un gancio. Guevara subito dietro non so se ha ricevuto la prima infrazione e alla prossima che succede magari viene penalizzato. Non mi sembra che qui il leader del campionato voleva andare piano apposta per seguire qualcuno, anche perché era il primo di quel gruppo, semmai erano gli altri che davano di più l'intenzione di voler rallentare per seguirlo. Però, come ho detto per la Moto3, i commissari ste cose non le vogliono vedere e lo fanno per strigliare un po' i piloti, anche se per me qui è più borderline ed esagerata la penalità rispetto alla classe cadetta. È arrivato il tanto atteso annuncio del patto della concordia, per come viene chiamato, dell'accordo tra Liberty Media e i costruttori, che approfondiremo in un video dedicato. Così come del nuovo team manager HRC dal 2027, Mikiko Kawase, che ora è direttore tecnico ed è stato promosso a questo ruolo, poi arriverà a brivio a fare il super consulente. Quindi ora, dopo questo annuncio ufficiale, sappiamo con certezza che Brivio farà il super consulente e non il team manager. Ed è arrivata anche l'ufficialità di Francesco Guidotti come team manager di Aprilia Trackhouse dal prossimo anno. Spoiler, ve lo avevamo raccontato già in anteprima in un video al Mugello. Una cosa molto importante che è stata discussa e anche provata qui a Brno è la partenza senza abbassatore anteriore nelle prove, non in gara. Sappiamo che dal 2027 è già deciso di rimuovere sia quello davanti che quello posteriore, ma da un po' di tempo, come ho raccontato spesso qui sul canale, c'è l'idea e la volontà di togliere quello anteriore già nel corso di questa annata alla partenza. A Brno, dopo le prequalifiche del venerdì, i piloti hanno provato le partenze senza abbassatore anteriore e da lì è partito il dibattito. Bagnaia è uno dei più favorevoli, ha detto di essersi trovato molto bene e spera quasi che venga tolto subito. Marini è sulla stessa linea, per lui la prova è andata benissimo e addirittura ha detto di non aver capito perché non si è potuto correre già qui a Brno senza dispositivo anteriore. Mir è favorevole per una questione di sicurezza. Senza abbassatore la prima frenata la moto è più prevedibile perché la forcella lavora come su una moto normale. Martin la pensa in modo simile, dice che lo toglierebbe da Silverstone perché in termini di sicurezza sarebbe meglio e alla fine sarebbe uguale per tutti, ma non tutti sono così netti. Bezzecchi dice: attenzione perché è un cambio importante a stagione in corso, secondo lui servono altre prove perché molti piloti sono arrivati in MotoGP quando questi sistemi c'erano già, tipo lui, dal 2022. Togliere tutto dall'oggi al domani potrebbe creare altri rischi, secondo lui, quindi serve provare e provare prima di toglierlo di punto in bianco. Quartararo la pensa come Bezzecchi, non puoi togliere l'abbassatore da un giorno all'altro. Per anni i piloti hanno costruito tutta la procedura di partenza attorno a questi dispositivi. Senza abbassatore devi cambiare gestione della frizione, elettronica, launch control e stile di partenza. Acosta invece fa un discorso diverso, per lui non ha senso togliere solo l'anteriore, la sua posizione è tutto o niente, se togli l'abbassatore in partenza allora devi togliere anche il posteriore perché con il posteriore abbassato la moto può diventare ancora più difficile da gestire e direi che se l'è guffata dopo lo vediamo. E poi c'è Di Giannantonio che è tra i più contrari, secondo lui partire senza abbassatori è addirittura più pericoloso perché la moto impenna di più, fai molti metri con l'anteriore alto e arrivi alla prima curva con meno carico davanti. Lui non lo toglierebbe. Dunque vediamo se anticiperanno questo ban. Probabilmente da Silverstone potrebbe esserci l'ufficialità, ma mai dire mai, potremmo aspettarci qualcosa anche ad Assen o al Sachsenring. Ci ha provato Alex Marquez, aveva ricevuto l'ok dai medici per correre tutto il weekend, ha fatto tutto il venerdì ma poi dopo la Q2 ha deciso di rinunciare perché non è ancora abbastanza in forma. Ci stava assolutamente e anzi, dopo quel brutto infortunio ha fatto anche bene in pista perché girava in mezzo agli altri intorno alla 15ª posizione con i tempi, non era a 2-3 secondi e in qualifica aveva fatto bene secondo me. Poi giustamente ha ascoltato il suo corpo e ha capito che non valeva la pena continuare. Anzi, il fratello Mark ha anche detto che non pensava neanche che finisce il venerdì. Mi è piaciuto ancora Diogo Moreira questo weekend, sempre veloce, subito in Q2 nella practice e gran qualifica, sesta posizione sul giro secco, va molto forte. Peccato che si sia steso nella sprint perché sulla gara secca forse poteva finire abbastanza in alto, in gara invece è un po' più calato dimostrando un altro passo, però bravo. Almeno Johan Mir questa volta è riuscito a non fare cazzate e portare a casa un buon risultato.
Quinta posizione Marini ottavo, la Honda a cui non è andata male. Lo spagnolo sappiamo che se non buttasse via certe gare avrebbe potuto fare altri risultati come questa quinta posizione. Mi ha deluso la KTM come moto in generale sulla competitività, me li aspettavo tutti veloci in top 10 ma siamo sempre rimasti su Acosta che alza sempre il livello. Tra l'altro Acosta dovrebbe provare da quanto si è detto la moto 8,50 nel test di lunedì, ma ne sapremo di più nelle prossime ore. Tuttavia un Pedro sfigatissimo questo weekend, volano madonne su madonne perché la caduta nella sprint può sembrare la classica scivolata, invece no. Ha corso tutta la gara breve fino alla caduta e con l'abbassatore posteriore bloccato e cercando di riportarlo alla posizione normale è caduto. Purtroppo gli abbassatori portano a molti problemi oltre che a certi benefici che senza quelli con l'aerodinamica di oggi ci sarebbero moto più imbizzarrite sicuramente. Però quello anteriore ti può dare problemi alla forcella se non si disinserisce, quello posteriore se non si sgancia è una bella bega, quindi non riesce ad essere ben concentrata alla guida. Piove sul bagnato perché poi in gara Acosta ha rotto il motore all'inizio dell'ultimo giro, una sfiga atroce. E attenzione perché non va bene per KTM, sta avendo molti problemi di affidabilità. L'escalation c'è stata a Barcellona, però ci sono troppe rotture e problemi. Un'altra polemica oltre gli abbassatori è che è veramente uno schifo vedere un pilota che lascia passare un altro pilota per mettere a posto la pressione della gomma davanti con quella regola del cazzo. È stato il caso di Acosta con Di Giannantonio, ma cosa sono diventate le corse? Se nella testa di un pilota, oltre alla miriade di cose da fare, ci mettiamo anche a cambiare certi atteggiamenti durante la gara, non andiamo bene. L'anno scorso era successa la stessa cosa con altri piloti, sempre qui a Brno, ed è veramente una merda, infatti ne avevamo parlato. Aprilia adesso è sempre competitiva, ma più lenta della Ducati. Riprendo le parole di Martin dopo la sprint, che sono d'accordo su questo, non è tanto l'essere a 9, 10, 12, 15 punti da Bezzecchi, ma che nelle ultime due gare non è competitiva per vincere e fare gli 1-2 che abbiamo visto fino a poco fa. Noale adesso è entrata in una brutta spirale perché oltre alla velocità inferiore su Ducati si sono incastrati degli eventi un po' impronosticabili come lo strike dell'Ungheria e ancora di più la squalifica di Bezzecchi. Quindi, come ribadisco sempre, la gestione di questi momenti, dell'ambiente perché i nervi sono tesi e dei piloti sarà un fattore decisivo perché altrimenti l'Aprilia si va ad autosabotare veramente e riesce nell'impresa di perdere questo mondiale molto prima del dovuto senza giocarselo veramente adesso. Ma non credo, io penso che si ritroverà un balance e riusciranno a tornare competitivi, le cose si sistemeranno per tornare ad essere veloci e vincere. Poi per me il mondiale non è mai stato chiuso ed è rimasto sempre aperto, non è che è stato riaperto, anche perché Marquez è praticamente arrivato e dopo approfondiamo. Mi aspettavo un po' di più dalla moto in generale perché in una pista come Brno, scorrevole tipo il Mugello, c'erano le carte in regola per vedere tutte le Aprilia veloci, invece non è stato così. C'è stata poca proposta di velocità. Aprilia deve assolutamente dare una risposta ad Assen per due motivi. Sulla carta può essere una pista che si adatta alle loro caratteristiche perché è simile al Mugello, ma anche Brno ha le stesse caratteristiche circa, quindi serve una prima risposta, ma la seconda deve essere data soprattutto perché le Ducati lì vanno forte alla loro parte, soprattutto Marquez e Bagnaia, una loro pista. Sarà un fine settimana importante per capire a che punto siamo, perché poi si va a Sachsenring, a casa Marquez. Ayogura mi ha sentito nel pre-gara di questo GP. E su Ayogura dico questa: gran pilota, bello da vedere, mastino, tutto quello che volete, però cerchiamo di partire più avanti questa volta, perché è bellissimo vedere le sue rimonte e diciamo sempre che è forte, però tutte le volte stare a rimontare e dire poteva far meglio in qualifica, se partiva più avanti era da podio, va bene, tutto giusto, però non si può star sempre a rincorrere, un po' come Bastianini in Ducati, uguale. Cerchiamo di migliorare sotto certi aspetti perché sennò si rimane sempre a un certo livello. Bravo Ai, è bastato ascoltarmi per fare quello che chiedevo, ma assumimi come coach. A parte gli scherzi, abbiamo finalmente visto un Ogura veloce sin da subito che dimostra quella velocità nella seconda parte di gara anche negli altri giorni. Non so se riuscirà a mantenere questa costanza, secondo me ci saranno altre gare dove rimonterà e non sarà veloce sin da subito, ma se riesce a fare questo step sarebbe un gran miglioramento. Oltretutto ha detto che era veloce ma senza cambiare robe trascendentali sulla moto, ha toccato pochissimo. E qualche statistica l'ha tirata giù. Prima pole in top class, prima pole per Trackhouse, primo poleman giapponese dal GP di Teruel del 2020 se vi ricordate con Takaki Nakagami, prima volta in prima fila per lui e a 25 anni, 4 mesi e 26 giorni è il poleman giapponese più giovane della storia, batte il record di Daijiro Kato, 26 anni, 3 mesi e 2 giorni a Motegi nel 2002.
Raul Fernandez è stato confermato da Aprilia tra cause, avremo la possibilità di approfondire questo nel format dedicato, però la linea è questa, ci sarà anche per il 2027 con un rinnovo di un anno. Non era partito male Raul, però poi in qualifica non così brillante e nella sprint e nella gara non è stato concreto, era nettamente più lento di Ogura, compagno di squadra, e anche rispetto agli altri due Aprilia ufficiali, sul passo gara era più lento. Io ve l'ho detto, rinnovo per certi versi giusto perché è andato forte, ma confermare un pilota che va forte solo perché gli scade il contratto è diverso. Dovrà dimostrare poi quei risultati come ha fatto Digia in passato, altrimenti la mia linea su di lui non cambia. Martin ha detto di avere ancora dei dolori dopo l'Ungheria, ma fuori dalla pista, quando è in moto no. I due long lap li ha fatti bene dopo averli provati 350 volte durante il weekend e quando lo vedevamo andare così largo dall'uscita del long lap può esserci una motivazione. Nelle prove ha provato a fare linee diverse perché gli avevano detto che poteva andare sul verde in uscita. Poi alcune squadre hanno battibeccato sulla questione e gli è stato detto che non poteva. Quindi se usciva dal long lap e andava sul verde, il sensore del track limits scattava comunque, perché può essere un beneficio per uscire meglio e più forte, ma anche in termini di sicurezza era meglio, perché se arrivava qualcuno poteva essere più largo. Però in maniera non gli è stato permesso niente e credo che nel track limits warning che gli è arrivato in gara ci sia incluso quello del verde appena uscito dal long lap. Per il resto un Martin poco incisivo, fuori subito dal Q2, non me l'aspettavo ma poi è andato dentro come da pronostici, però anche in qualifica è mancato, una 10ª posizione in qualifica non da lui. Correva un po' in un'altra maniera questo weekend, è sembrato più un fine settimana come un test per lui. Però partire più avanti con i due long lap sarebbe stato sicuramente meglio perché avrebbe potuto finire intorno alla 5ª-6ª posizione se partiva più avanti facendo comunque i due long lap. Tuttavia, come ha anche detto, gli manca velocità così come gli manca l'Aprilia e solo Ogura sta guidando bene anche con le gomme. Devono ritrovare questa velocità e sistemare qualcosa. Chiudiamo il cerchio sul caso Bezzecchi e la premessa è sempre questa. È un gesto da condannare, sì, sanzione, giusta, ma non metto in croce Bez. Ha sbagliato e sbagliando si impara e non faccio commenti denigratori come ci sono in giro. Allora, come avevo ipotizzato nel video lampo di sabato, il ricorso di Aprilia è stato fatto ma rigettato immediatamente. I commissari non ne hanno voluto sapere. Come da programmi è arrivato il messaggio di scuse da parte di Bezzecchi che è andato anche a sincerarsi con il Marshall che si è preso le sberle. Tutto a posto, gli ha regalato anche i guanti e sicuramente Bez è rammaricato e mortificato per questo episodio. Sa certamente di aver sbagliato ed è dispiaciuto. Il commissario è stato anche intervistato alla TV inglese della TNT che ha detto di aver capito la sua situazione, infatti lui non si è incazzato. Ha detto anche che ha fatto il suo lavoro di alzare la moto e premere la frizione perché era ancora accesa, però per sbaglio in quel momento gli è andata giù la mano e ha sgasato involontariamente la moto. Che è vero, perché l'abbiamo visto nel video di sabato, lui appena sente che la moto va su di giri toglie subito la mano. Quindi è palese che non lo faccia apposta e che il Marshall abbia fatto il suo lavoro e ha fatto quello che doveva fare. Per me non ha sbagliato nulla, poi certe cose possono capitare nel rialzare la moto. Come è comprensibilissimo che con tutta l'adrenalina, lo stress e la pressione, appena Bezzecchi vede il commissario che gli sgasa la moto, gli dice che cazzo fai, ci sta assolutamente, poi per quello che succede dopo è giusto che paghi. Rispondo a un solo commento che ho visto sotto il video lampo e siete stati in tantissimi a commentare e vi ringrazio perché qualcuno potrebbe aver capito che quando ho detto che paragonavo la slimitata a quella di Vignales in Austria per me era la stessa cosa. Ovviamente no, solo a sentire la moto che va su di giri così mi è venuto subito in mente distinto quell'episodio, ma solo a sentire il rumore. Il Marshall, come ho detto, non lo fa apposta e fa il suo lavoro. Si vede che è stato un incidente quello della manopola del gas, non l'ha fatta apposta e si vede chiaramente. Massimo Rivola non può dire altro alle interviste, dice quello che si dovrebbe dire anche se magari internamente la pensano in modo diverso, perché appunto, come ha detto, hanno fatto ricorso perché pensavano che la penalità fosse esagerata. E non può di certo fare polemiche e continuare a dire che è sbagliato perché tanto ormai la decisione non poteva essere cambiata e per immagine della casa di Bezzecchi e altro non aveva senso. Lui è sempre un signore quando parla e ha messo un po' a posto il tiro perché lui le ultime dichiarazioni che ha fatto, tipo quella dell'Ungheria su Martin e anche quella del Mugello dove ha detto che godeva come un riccio a battere la Ducati, non erano il top. Perché ad esempio su quella del Mugello è giusto essere contenti e festeggiare perché stai finalmente prendendo dei risultati contro il tuo rivale, stai riuscendo a batterlo dopo un gran lavoro. Giusta la felicità e la carica, però bisogna comunque mantenere i piedi per terra perché a conti fatti, a risultati importanti ancora non è stato fatto nulla. Si può sicuramente aprire un ciclo e me lo auguro, però
certe dichiarazioni, tipo quella del godere come un riccio contro una Ducati che ha vinto tutto, che ha Marc Marquez, bisogna un attimo moderarle, perché a loro danno carica e mi viene da dire non svegliare il can che dorme. È legittimo pensare che sia sproporzionata la penalità, perché io non dico pensala come vuoi ma pensala come me. Per me è giusto che questo gesto venga condannato. E chiudo con queste due ultime cose più a freddo. Non è assolutamente un episodio da paragonare a dei precedenti successi fra due piloti. È andato in voga quello fra Aleix Espargaró e Morbidelli. Non è da paragonare, primo perché a quel tempo c'era un metodo di giudizio diverso, quindi ad oggi se squalificano Bezzecchi per il Marshall, e secondo me allora avrebbero squalificato anche Aleix Espargaró. Secondo perché anche dal regolamento ufficiale sono più tollerati, sempre con le giuste penalità, gli screzi fra i piloti. Se succede qualcosa con un commissario si è più severi. Io sono uno di quelli che pensa che gli screzi fra i piloti sopra la moto, come Aleix e Morbidelli, non devono accadere mentre guidano. Se invece succede quell'episodio dove due sono caduti e si prendono per le mani, è tutta una questione di adrenalina e pressione che ovviamente non si farebbe, sempre da condannare ma in modo meno pesante secondo me. Un episodio fra due piloti che sono in piedi, ad esempio per terra sulla ghiaia così, è diverso rispetto a quello verso un Marshall, e poi dipende in che maniera succede, perché tra piloti ne sono successe di ogni storicamente. Ovviamente per lo spettacolo fa fare numeri e interazioni, per immagine un po' ci si rimette. L'ultima cosa, e poi chiudiamo sto discorso, è che come ha detto Rivole, sono d'accordo, da oggi tracciamo una linea e questo diventa un precedente. Vediamo in futuro se dovessero, speriamo di no, succedere cose del genere ma anche tra due piloti, per vedere come si valuterà e che metodo di giudizio verrà tenuto, perché le future penalità devono partire dalla base di questo episodio e quindi sarà molto severa la decisione, presumo, altrimenti non va bene, Simon Crawford, capito? Per me è giusta la decisione che hanno preso, come vi ho detto, gesto da condannare su cui adesso ha pagato, perché questi piloti devono fare anche da esempio ai più giovani. Però è un attimo passare a dire che è molto pesante ed esagerata una squalifica come giudizio. Se avessero dato una partenza dalla pit lane o dall'ultima posizione o 4 long lap penalty o una multa bella salata, come l'avreste presa? Qui si parla di un filo molto sottile che passa tra una squalifica e un'altra penalità severissima, ma che avrebbe comunque fatto partecipare Bezzecchi al Gran Premio in modo molto compromesso, chiaramente. Fatemi sapere la vostra nei commenti su questa contrapposizione, se siete solo per la squalifica o se ci stava a farlo correre ma con penalità molto pesanti. Squalifica a parte, anche Bezzecchi fisicamente non era al top perché aveva male alla gamba e le sprint continua a non digerirle perché è caduto ancora lì. Ogura ha fatto un exploit questo weekend, ma Bezzecchi era comunque lì, anche se meno veloce e non sicuramente competitivo per vincere. Io penso che in questi ultimi due weekend, episodi a parte, un po' la pressione si è iniziata a far sentire. Non mi è sembrato di vedere lo stesso Bez esplosivo, anche se comunque la Aprilia sul podio ce la poteva portare in qualche maniera se non riusciva a vincere. Deve anche lui ritrovare un attimo la quadra e resettare certe cose, nel senso, basta, mettiamo da parte gli ultimi due weekend, uno dove non ha colpe tra l'altro, e ripartire da zero ad Assen e tornare a fare punti, perché finire una gara dopo 2-0 in cui non vedi il traguardo è già un altro passo importante, e piano piano si ritroverà anche la velocità per tornare a vincere. La Ducati è tornata sulla Aprilia. Qui la differenza secondo me non l'hanno fatta solo i piloti come Marquez in Ungheria, che ci ha messo del suo, ma qui il pacchetto tecnico di Borgo Panigale è tornato ad essere competitivo e più veloce rispetto all'Aprilia. Digia secondo me ha fatto il suo questo weekend, non ci si può aspettare di più, cioè arriva fino a quel punto, non può andare sempre oltre il suo livello perché i due piloti ufficiali di base sono più forti di lui. Bella qualifica e 2 quarti posti. Nella sprint la media posteriore non ha pagato, mentre in gara se c'era un giro in più finiva sul podio. Forse si può storcere il naso sul fatto che fosse più lento dell'Aprilia di Ogura, contando il fatto che lui con la stessa moto di Marquez e Bagnaia è finito dietro. Però come ho detto, secondo me ha fatto il suo e non poteva far di più, se no stupiva, ecco, tuttavia ha fatto un bel weekend, è andato forte. Mi aspettavo qualcosa di più da Fermin Aldeguerre, contando che qui la Ducati aveva un buon potenziale, lui è stato il più sottotono tra gli altri compagni di marca. In gara ha fatto una buona sesta posizione, nulla da dire, però non ha alzato il livello per fare qualcosa di più. Pagava sicuramente qualcosa e probabilmente ha ancora qualche scoria dall'infortunio, ma ci sta assolutamente. Perché ve l'ho detto, Aldeguerre con la tanto discussa GP25 avrà qualcosa da sistemare, dal lato tecnico sicuramente, ma può fare bene secondo me. Pecco Bagnaia ci sta piacendo di più perché torna a condurre le gare come faceva nel 2023-2024, prendendo e guidando la corsa.
Tuttavia non è ancora a posto per vincere come facevi in passato, non ha ancora trovato la quadra al 100%, però almeno è migliorato rispetto alla pochissima competitività del 2025 dalla seconda parte in poi, perché nelle piste in cui vinceva in passato e sa di avere del potenziale si fa trovare presente, riesce ad essere veloce per stare in lotta per il podio, mentre in quelle che assolutamente non sono gradite, tipo l'Ungheria, si vede sin da subito che ha dei problemi. Sta piano piano ricostruendo la sua velocità e se riesce ad andare in crescendo per tutta la stagione potrà chiudere bene e avere una condizione psicologica buona per iniziare la nuova avventura in Aprilia con del brio. Ed era molto carico al primo giro, staccava veramente forte e voleva andare subito davanti. Poi a questo Pecco che sta ricostruendo la sua velocità manca l'ultima parte della gara dove cala abbastanza e con un giro in più molto probabilmente perdeva il podio. Il mondiale per me non è mai stato chiuso, ci sono i video che lo dicono, ora la gente inizia a convincersi vedendo Marquez a meno 40, ma io non ho mai parlato di campionato riaperto, ma aperto, perché non siamo ancora a metà stagione, ci sono le sprint e si finisce a dicembre. Io a inizio anno, senza poter sapere quello che sarebbe successo a Marquez, l'ho messo vincitore del mondiale, vediamo come andrà a finire perché possono succedere ancora tantissime cose, ma quello che stupisce è che Marquez ha saltato 2 gare ed è lì a meno 40 in maniera, pensate se non l'avesse saltate, anche se non avesse vinto sarebbe ancora più vicino. Con la squalifica Bezzecchi ha colto la palla al balzo, l'assist per segnare e prendersi punti pesantissimi coi 2 zeri del pilota Aprilia. Nella sprint si vedeva che aspettava una piccola bagarre tra Bagnaia e Ogura, attendeva solo il giapponese che si infilasse per poi infilarsi lui, non è successo, gliel'ha anche detto dopo. Adesso la bilancia si sposta di più verso Marquez, vedendo gli ultimi 2 weekend dell'Aprilia. Certo, io continuo a ribadire, come ho detto per l'Ungheria, che è più probabile la rimonta di Marquez che batte in pista le 2 Aprilia. Non è che succederanno eventi come uno strike in cui si autoeliminano a vicenda Martin e Bezzecchi con uno che stende l'altro, oppure questi casi ancora più eclatanti con uno che viene squalificato. È più plausibile invece che Bezzecchi o Martin possono fare degli zeri per delle cadute, e lì è ben diverso da un weekend dove uno stende l'altro e avere un po' di sfortuna in certi eventi. Come a inizio stagione la ruota non girava verso la Ducati, in questo momento ora non gira per l'Aprilia ma per Borgo Panigale, è la vita in generale. Marquez era stremato a fine gara, era letteralmente cotto, faticava a reggersi in piedi e questo ci fa capire che è al limite. Poi c'era un caldo pazzesco in gara. Ci sta spremendo un casino e non può fare di più adesso, sta recuperando ancora la sua forma fisica, non è ancora al top, ma pensate, ha vinto le ultime 2 gare. E non è che è arrivato cotto perché ha dolori per infortunio, lì è quasi a posto per i suoi standard, ma era proprio stremato per la fatica. Quindi appena ritrova anche quella forma lì, secondo me per gli altri sono cazzi. Come sempre Marquez è un leone in gabbia dove gli altri ci divertono quando possono, ma appena torna lui tutti rivengono messi in riga. Anche se non vinceva ma saliva solamente sul podio, era il vincitore morale del weekend, perché qui a Brno ha dato la risposta che ci si aspettava, che fisicamente sta migliorando sempre di più e non è solo un fattore di piste che girano a sinistra e che siano piccole, perché Marquez va forte anche in quella destra. E andando sempre di più avanti nel corso dell'anno potremo rivedere un Marquez dominante in versione 2025 che si scontrerà con l'avversario che l'anno scorso non c'era, ovvero l'Aprilia, che ha 2 piloti, Martin e Bezzecchi. Dico questo perché mi aspetto che l'Aprilia torni veloce come ha fatto vedere fino al Mugello, altrimenti non c'è neanche una lotta per il titolo e Marquez li fulmina senza battagliare. O Bezzecchi e Martin tornano ad essere veloci come all'inizio e battagliano con Marquez, oppure non ci sarà storia perché Marquez è sempre più forte tra questi. E se vince il mondiale sarebbe ancora più eroico rispetto al 2025, già quella era una cavalcata al ritorno al trono. Se ci dovesse riuscire anche quest'anno per come si è messa la stagione sarebbe un'impresa migliore. Che domande sono saltate fuori dallo spazio social? Vediamo un po'. Allora c'è questa di Alain Neg 11, pilota del giorno per me Ogura. Sì, può starci, ma per me Marc Marquez, come ho detto prima. Anche se non vinceva era lui il vincitore morale. Lorenzo Caputo 012, per te Pecco può tornare in lotta per il titolo? Per vincerlo non penso, però è in linea con Marquez a punti recuperati. Il Cabroncito meno 40 e Pecco meno 53, sono vicini in campionato. Però per rientrare anche in lotta per stare nella top 3-4 del campionato deve essere sempre costante, e nelle piste dove un tempo faticava ma la portava a casa, oggi invece è più lento e potrebbe fare risultati più indietro.
Riccardo Sila, chi pensi vincerà il mondiale? Io dico Marquez, ma perché l'ho detto a inizio anno e mantengo la mia linea, non mi faccio offuscare dagli eventi. La realtà fa vedere una Aprilia veloce che ora in un momento no, ma non è che ora è un cancello, la moto è da mondiale, ma anche Marquez a posto per i suoi standard lo è. Speriamo di vedere allora una bella lotta e che non sia una passeggiata. Eccoci con le pagelle. Miller 6, Toprak 6,5 prima Yamaha. Nel team ufficiali invece notte fonda, Rins 5, Quartararo 5, in Honda LCR Moreira 7,5, Crutchlow 6. Nel team ufficiale invece molto bene, Joan Mir questa volta ce la fa, la porta a casa, 8,5 contro un 6,5 per Luca Marini. KTM Tech 3 5 a Maverick Viñales, 6,5 a Bastianini. KTM Factory Binder 6 e Acosta 6 o senza voto, 2 gare con 2 zeri non per colpa sua. Aprilia Trackhouse, Fernandez 5,5, Ogura 9. Nel team ufficiale invece cosa possiamo dire? Martinez forse poteva fare meglio la qualifica e partire più avanti, come abbiamo detto poteva raccogliere magari più punti, in quel caso lì per me comunque è un 6, un weekend non da Martin, un weekend un po' anomalo, non ha corso secondo me in certe condizioni giuste oltre al long lap. E Bezzecchi purtroppo 4, sia per una sprint buttata via e poi per il caso che è successo. Ducati Gresini, Alex Marquez ovviamente, senza voto, e Aldeguer 6,5. Nel team VR46 Morbidelli 5, Di Giannantonio un bel 8, e poi Bagnaia 8,5 e Marc Marquez 9,5. Come è stato il Gran Premio? Ci siamo divertiti? Il mio voto al GP di Brno è un 7. La sprint è stata noiosa, mentre in gara almeno qualcosa abbiamo visto. Bel finale in Moto2 e solite scarenate in Moto3. Stona sicuramente molto l'episodio di Bezzecchi. Come sempre raga, fatemi sapere la vostra nei commenti. Se volete vedere l'analisi dettagliata sul caso Bezzecchi c'è il video dedicato in cui qui abbiamo detto le ultime cose. Tenetevi forte perché c'è già Assen e quindi tra qualche giorno arriva il pre-gara e vediamo se riesco a raccogliere qualcosa, qualche info per il test delle moto 850. In ogni caso iscrivetevi e attivate le notifiche così non perdete nulla e ci vediamo dunque alla prossima.